Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa maxi bag molto semplice, facile e veloce da realizzare. Ho utilizzato proprio dei punti basici, quindi alla portata anche delle meno esperte. Come potete vedere è abbastanza grande. Sono partita da un fondo pronto e poi mi sono alzata con filato. Tutti i materiali utilizzati sono di Tutti a Mano Luisa, di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso, quindi non mi dilungo più di tanto, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato una rocca di amore lanato color ruggine, circa 100-150 grammi di cordino Ares colore verde foresta, un set borsa composto da un fondovale 30x10 e una coppia di manici, uncinetto 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente con la lavorazione dal fondo. Io partirò con il colore ruggine, l'amore lanato. Ovviamente voi potrete anche utilizzare un unico colore, non è importante. Facciamo il cappietto iniziale e ci andiamo ad agganciare direttamente in uno dei fori del lato più lungo. Quindi puntiamo l'uncinetto in uno dei fori e andiamo a lavorare la prima maglia bassa. Lavorerò un'altra maglia bassa nello stesso foro successivo di nuovo 2 maglie basse, quindi questo procedimento lo ripeteremo per tutti i fori del fondo, ad eccezione ovviamente dei fori che si trovano nell'angolo, perché in quel caso dovremo andare a lavorare gli aumenti per non far imbarcare il fondo. Quindi procediamo lavorando 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare alla parte più stondata del fondo. Precisamente nel mio caso qui, in questo foro qui e nel foro che si trova in ogni angolo andremo a lavorare l'aumento formato da 3 maglie basse. Quindi procediamo. Lavoriamo 1, 2 e 3, poi continuo lavorando 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare al prossimo angolo, dove andrò a lavorare lo stesso 3 maglie basse, quindi ripeterò lo stesso procedimento. Ho di nuovo il foro dell'angolo, quindi nella parte più stondata riuscite a capirlo tranquillamente. In questo foro andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. A questo punto procedo lavorando 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare al prossimo angolo, dove ripeterò lo stesso procedimento. Quindi per quanto riguarda il mio lavoro, io lavorerò un aumento in ogni angolo, ma ovviamente voi dovrete basarvi sul lavoro che avete davanti, anche dal vostro modo di lavorare, dal filato che utilizzate. Quindi in quel caso valutate se fare più aumenti rispetto ai miei. Io ne faccio uno per ogni angolo, ma magari nel vostro caso servono 2 aumenti per ogni angolo. Quello varia anche in base al fondo. Nel mio caso ho dei fori molto ravvicinati, quindi diciamo che uno basta, ma ovviamente
Voi potete anche seguire lo stesso procedimento e poi nel giro successivo, quando andiamo a fare il giro di maglia bassa in costa retro, potete tranquillamente fare altri aumenti, cosa che valuterò anche io. Quindi procediamo in questo modo: 2 maglie basse per ogni foro e 3 maglie basse nel foro di ogni angolo. Ci rivediamo a fine lavoro per vedere come procedere. Ok, ho terminato il giro. A questo punto passo dall'uncinetto 3,5 con cui ho lavorato il primo giro sul fondo al numero 4. Quindi prendo l'uncinetto numero 4, ovviamente nel mio caso, ma nel vostro caso dovrete adattarlo al filato che utilizzate e alla vostra mano. Prendo l'uncinetto numero 4, innanzitutto vado a chiudere il giro con una maglia bassissima nel primo punto. Punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro del primo punto e lavoro una maglia bassissima. A questo punto andremo a lavorare il solito giro di maglia bassa in costa retro, quindi facciamo una catenella per alzare il lavoro e procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante. Se nel vostro caso fosse necessario, potete fare degli aumenti anche in questo giro. Bene, terminato il giro lo andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo lavorato ad inizio giro, e a questo punto possiamo procedere con il punto di lavorazione scelto. Nel mio caso andrò a lavorare a punto riso, che è un punto che abbiamo già visto in altri precedenti tutorial, ma comunque lo rivediamo come sempre molto velocemente. Il punto riso non è altro che una maglia bassa alternata con una maglia bassa in costa retro, quindi procediamo, lavoriamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa nel primo punto, quindi prendiamo in questo caso tutta la catenella. Nel punto successivo andiamo a prendere solo la metà catenella, quindi lavoriamo una maglia bassa in costa retro. Procediamo in questo modo, alterniamo, quindi nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa normale, quindi prendiamo tutta la catenella, e nel punto successivo maglia bassa in costa retro, quindi solo la metà catenella retro. Questo è il semplicissimo passaggio che dovremo ripetere per tutto il giro. Dobbiamo andare ad alternare una maglia bassa normale con una maglia bassa in costa retro. Questo per quanto riguarda il primo giro. Nel secondo giro poi dovremo andare ad alternare, ma ci arriviamo con calma. Quindi terminiamo questo giro in questo modo.
Bene, ho terminato il giro, lo chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella prima catenella lavorata e a questo punto ho deciso anche di cambiare la lavorazione. Nonostante vi abbia detto che avrei lavorato a punto riso, ma io non ho nulla scritto, lavoro nel mentre e ho deciso di cambiare la lavorazione. Il procedimento sarà lo stesso, ma il procedimento appunto che andremo a lavorare ora sarà quello che poi andrà ripetuto per tutta la lavorazione fino a raggiungere l'altezza che poi troverete indicata qui in alto. Quindi procediamo semplicemente facendo una catenella e se per il punto riso vanno alternati i punti in base al punto che abbiamo sottostante, in questo caso andremo a lavorare i punti in base a quelli che abbiamo sotto. Quindi qui ho la maglia bassa, cosa faccio? Vado a lavorare direttamente la maglia bassa, ma lavoro appunto maglia, quindi entro al centro della maglia bassa sottostante in questo modo e lavoro una maglia bassa. Questo è chiamato punto maglia successiva abbiamo la maglia bassa in costa, quindi lavoriamo la maglia bassa in costa, prendiamo solo la metà catenella retro e lavoriamo la maglia bassa in costa. Dopodiché abbiamo di nuovo la maglia bassa, quindi andiamo a lavorare un punto maglia, entriamo direttamente al centro della maglia bassa sottostante in questo modo e lavoriamo una maglia bassa e si procede così per tutto il giro e per tutti i giri. Questo giro che stiamo lavorando andrà ripetuto per tutti i giri di lavorazione. Quindi facciamo qualche altro punto insieme. Qui ho la maglia bassa in costa retro, quindi lavoro la maglia bassa in costa retro, qui ho la maglia bassa normale e lavoro il punto maglia. Procediamo in questo modo. Terminato anche questo giro lo chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella prima catenella iniziale, facciamo una catenella e si ripete lo stesso procedimento di quest'ultimo giro, quindi punto maglia nel primo punto perché abbiamo la riga di punto maglia qui, questi sono punti maglia. Poi abbiamo la maglia bassa in costa retro, quindi procediamo lavorando una maglia bassa prendendo solo la metà catenella retro. Poi abbiamo di nuovo il punto maglia, quindi puntiamo l'uncinetto al centro della maglia bassa e lavoriamo un punto maglia o comunque maglia bassa perché il procedimento quello è. Poi di nuovo maglia bassa in costa retro, lavoriamo una maglia bassa in costa retro. Questo è il procedimento e questo è il risultato che otterremo. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e per i prossimi giri. Vi lascio indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare io, ovviamente partendo dal primo giro, non da quello di maglia bassa in costa retro, ma dal primo lavorato a maglia bassa alternata, diciamo, fino all'ultimo, insieme alla misura in centimetri che può esservi utile nel caso utilizzate un filato diverso. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Baby, you
Bene, lavorata questa prima parte, ho lavorato 27 giri, ho raggiunto circa 20 cm. A questo punto cambierò cordino, colore. Voi volendo, se avete disponibilità, potete realizzarla anche interamente tutta con lo stesso punto, non ci sono assolutamente problemi. Io però ho deciso di smaltire gli avanzi di cordino che avevo in casa, quindi innanzitutto ho smaltito l'amore lanato in questo bel ruggine. A questo punto taglio il filo, me ne è avanzato pochissimo ma non riesco a farci un ulteriore giro, quindi taglio il filo, chiudo con una sola di chiusura e mi aggancerò con il cordino Ares in questo verde. Fa un po' zucca ma non fa niente, comunque i colori stanno abbastanza bene insieme, è tutto molto autunnale, quindi intanto chiudo qui il giro. A questo punto prendo il secondo colore, faccio il cappietto iniziale in questo modo e mi tengo il filo sull'uncinetto. Dovremo agganciarci esattamente su queste asoline che abbiamo qui sul retro, nello specifico queste qui. Allora, qui abbiamo le maglie basse, come potete vedere qui si creano tutte queste piccole asole, noi ci andremo ad agganciare esattamente in queste asole. Ora vi mostro come. Teniamo il filo sull'uncinetto, ci agganciamo in una di queste asole, è indifferente dove, prendiamo un'asolina in questo modo, mettiamo proprio l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo, punto successivo, prendiamo la solina e lavoriamo una maglia bassa, punto successivo, prendiamo la solina retro, lavoriamo una maglia bassa e procederemo in questo modo per tutto il giro. Ho terminato il giro, a questo punto procederò nello stesso modo, quindi continuerò a lavorare a maglia bassa. Chiudo il giro con una maglia bassissima, innanzitutto prendo solo la metà catenella retro e chiudo a maglia bassissima, dopodiché procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Questo procedimento ovviamente lo andremo a ripetere per tutto il giro e per i prossimi giri che troverete indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri. La misura in centimetri che trovate qui in alto parte dalla prima riga di maglia bassa con il colore verde fino all'ultima, non è l'altezza completa della borsa ovviamente, quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere.
Bene, ho lavorato 11 giri che equivalgono esattamente a 7 cm. A questo punto cosa faccio? Vado a rifinire il bordo a maglia bassissima, quindi chiudo innanzitutto il giro puntando l'uncinetto nel primo punto, chiudendo a maglia bassissima, dopodiché continuo lavorando a maglia bassissima. Non andrò a lavorare in maglia bassissima in costa, ma prenderò tutta la catenella. Quindi punto l'uncinetto prendendo tutta la maglia e lavoro una maglia bassissima, così per ogni punto che ho sul bordo. Terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. A questo punto non ci resta che applicare i manici. Ovviamente se volete irrigidire la vostra borsa potete farlo anche in questo momento, vi basta prendere le misure del corpo borsa insieme all'altezza ovviamente, ritagliate il pezzo che comprende tutta la misura della vostra borsa, la fissate, la inserite all'interno e la bloccate con un giro di maglia bassa. Quindi prima di fare il giro di rifinitura a maglia bassissima andate ad applicare la rete. L'ho mostrato in diversi tutorial e se spulciate sul canale sicuramente lo troverete, magari vi lascio indicato nella qui in alto il tutorial che ho fatto riguardo a come irrigidire con la rete. Per quanto riguarda la chiusura, io applicherò una chiusura magnetica qui al centro, volendo ne potete applicare due, potete mettere una cerniera oppure creare una patellina con chiusura a cartella, quello varia in base ai vostri gusti. Io la lascerò molto semplice con la chiusura magnetica al centro, ma ora occupiamoci un attimino dei manici. Io li applicherò esattamente in questo modo, quindi sulla parte arancione, non sulla parte verde perché altrimenti sarebbero un po' troppo lunghi, quindi mi abbasso un pochettino e vado ad applicarli sulla parte arancione, non troppo bassi, proprio sul bordo dove ho i fori dei manici. Vado ad applicarli in questo modo, ovviamente prendendo le misure. Per applicare i manici ho preso le misure, ho lasciato 11 cm da un lato e 11 cm dall'altro, quindi andrò ad applicarli esattamente in questo modo. Ho preso come riferimento la riga appunto maglia, quindi vado a bloccare il filo all'interno e vado poi a cucirli tramite questi fori.
In questo modo blocco di nuovo il filo all'interno per bene e ripeto lo stesso procedimento per agganciare l'altra estremità del manico e l'altro manico sull'altro lato. Una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Resta una borsa semplicissima ma pratica e capiente. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su. Vi lascerò nella i qui in alto, nella descrizione qui in basso, il tutorial per realizzare una fodera semplicissima a sacchetto. È un tutorial che ho fatto molto tempo fa, è uno dei primi, ma comunque il procedimento è quello che utilizzo io di solito. Per quanto riguarda la chiusura, vi ho detto di applicare una chiusura a calamita, comunque già vi ho detto tutto prima. Vi ricordo ovviamente che se volete realizzarla tutta di un colore potete farlo tranquillamente, anche utilizzare lo stesso punto per tutto il corpo borsa e potete anche realizzare il fondo direttamente tutto ad uncinetto. Ho realizzato un tutorial apposito, lo trovate sempre sul mio canale. Vi ricordo anche che tutti i materiali utilizzati li trovate su Tutti a Mano Luisa, trovate anche il kit completo di tutto il materiale. Quindi a questo punto vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per ricevere la notifica appena sarà disponibile un nuovo tutorial, e vi invito anche a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico tutte le anteprime e retroscena dei miei tutorial. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!